Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Giuseppe e questa è Info Outdoor and More. Questo video è in collaborazione con AliExpress che mi ha dato la possibilità di portare sul canale un compressore della Vevor a 12 volt, utile per i nostri fuoristrada. Prima di tutto faremo un unboxing, come vedete è totalmente chiuso. Faremo un unboxing, quindi vedremo cosa c'è in dotazione col compressore, poi vi snocciolo qualche dato tecnico sul compressore e poi andiamo a fare ovviamente una prova di gonfia e sgonfia delle nostre gomme. Bene, però prima di iniziare ricordate di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche, mettete un mi piace a questo video e anche un hype sarebbe gradito. A voi non costa nulla, ma per me, come sapete, è molto importante perché mi consente di portarvi altri prodotti che possono tornarvi utili. Va bene ragazzi, bando alle ciance e ci vediamo dopo la sigla. A dopo. Bene amici, ed eccoci qui pronti ad aprire il nostro bel pacco. Aiutiamoci con il nostro fido Victorinox. Apriamo. Ed ecco qua. Togliamo un po' di polistirolo. Ecco qua, mettiamo qua. E tiriamo fuori il nostro compressore, che è bello pesante. Ed eccolo qua, nella sua bella borsettina nera. Eccola qua, guardate che bella. Bene, togliamo anche questo cellophane. Vi le metto in sovraimpressione il peso totale del compressore, compreso di tutto quello che si trova all'interno. Bene, apriamo la zip e vediamo cosa c'è qua dentro. Quindi qui abbiamo un piccolo librettino di istruzioni con questo adattatore che va a bloccare la valvolina quando andiamo a gonfiare, e qui abbiamo 3 ugelli adattatori per gonfiare altre cose. Mettiamo dentro così non li perdiamo. Andiamo avanti, vediamo cosa c'è dentro. Intanto chiudiamo il coltellino. Poi abbiamo un tubo in gomma con manometro da 8 metri, perciò abbastanza lungo, per poterci consentire appunto dalla batteria di arrivare a tutti i pneumatici. E qui abbiamo il cavo di alimentazione che è lungo 2 metri con i 2 morsetti che si vanno ad attaccare al polo positivo e al polo negativo della batteria. Ovviamente la macchina deve essere in modo perché lui assorbe tantissimo. E qui dentro tiriamolo fuori, comoda maniglia, e tiriamo fuori il nostro bel compressore. Tutto molto compatto in questa borsa, molto comoda da mettere nel bagagliaio dell'auto. E qui mettiamo questa da parte, e qui abbiamo il nostro bellissimo compressore, e qui abbiamo il nostro bellissimo compressore della Vevor. Qui si va ad innestare il tubo, questo qui, così, e poi per tirarlo fuori basta spingere questo qui e lui si sgancia, vedete? Così è agganciato, basta spingere e lui si sgancia. Mentre da questa parte abbiamo dove poi o questo qui dovrebbe essere a vite per andarlo ad avvitare, forse direttamente, infatti sì, questo gira, per andarlo ad avvitare all'ugello del nostro pneumatico. Oppure, se vogliamo fare una cosa più rapida, andiamo ad innestare appunto quello che vi ho fatto vedere prima, che è questo qui. Adesso lo facciamo insieme. Eccolo qui. Andiamo ad innestare questo, e così abbiamo come quello che c'è praticamente nelle pompe di benzina. Abbiamo così un attacco rapido. Va bene, questo lo possiamo anche lasciare perché userò questo qui. Bene ragazzi, ed eccoci qui, ho cambiato inquadratura così ve lo faccio vedere meglio, ed ecco qui il nostro compressore,
I materiali: abbiamo plastica, acciaio e alluminio, il peso è di 10,7 kg e le dimensioni sono 36,5 per 15 di profondità per 22,7 di altezza. Questo in particolare è il modello bicilindrico, la sigla è YD127D, perché c'è poi il monocilindrico al quale praticamente manca questo pezzo qui, ha solo un cilindro, cioè leggermente più piccolo, e quello lì è il YD127, senza la D. Portata d'aria: il monocilindrico, quello che vi dicevo prima, ha 180 litri, mentre questo qui, il bicilindrico, arriviamo a ben 300 litri al minuto, quindi sulla carta perlomeno garantisce un gonfiaggio delle gomme abbastanza rapido. Vi faccio vedere più da vicino l'attacco a innesto rapido, acciaio e gomma, e qui abbiamo invece i due morsetti per la batteria, positivo e negativo, ovviamente rigorosamente con macchina accesa. Poi qui abbiamo l'ultimo componente, che è il tubo in gomma e acciaio, che si va ad innestare a questo qui, in modo semplicissimo veramente. Avete sentito lo scatto? Per sganciarlo basta fare una piccola pressione all'indietro e lui si sgancia in modo molto rapido. Sono 8 metri, qui già ho messo l'attacco rapido per andare a gonfiare le nostre gomme. Questo si va a innestare alla valvola della gomma in modo rapido, come quello che c'è praticamente nelle stazioni di servizio. E qui, coperto da questo tappo, abbiamo il manometro, eccolo qua, proprio come quello delle stazioni di servizio. Come vedete abbiamo sia in PSI sia in bar, arriva a oltre 10 PS, vedete? Arriva a oltre 10 bar di potenza. Va bene ragazzi, i materiali sono anche al tatto, sento che è veramente massiccio, un bel oggetto. Abbiamo plastica, acciaio e alluminio, quindi devo dire, mi sembra un ottimo prodotto. Bene, non ci resta altro che andarlo a provare, gonfiare e sgonfiare i nostri pneumatici. A proposito di sgonfiare, questo qui, questo pulsantino qui dietro, dovrebbe essere quello che fa sgonfiare gli pneumatici, quindi adesso andiamo a vedere come funziona. Va bene ragazzi, banda alle ciance e andiamo a vedere come funziona il nostro compressore della Vevor. Andiamo. Bene ragazzi, eccoci qui con il nostro compressore. Già andiamo a tirare fuori il nostro compressore. Va bene, eccoci qui con il nostro compressore della Vevor. Andiamo ad aprire. Ho rifatto questa clip perché prima l'avevo fatta senza il microfono esterno con la GoPro e non si sentiva niente, quindi riproviamo, vediamo come viene adesso. Bene, tiriamo fuori il nostro cavo in gomma, mettiamolo qui e qui abbiamo il nostro compressore. Andiamo ad attaccare i morsetti alla batteria, poi mettiamo in moto e iniziamo a fare questo test di gonfiaggio dello pneumatico. Lo porterò a 1 bar. Io al momento sto tenendo gli pneumatici a 2,5 2,7. Sinceramente non so se la pressione corretta, prevalentemente è asfalto al momento, quindi non lo so se qualcuno di voi ha più esperienza in fuoristrada, con i fuoristrada. Io ho le 265 75 16. Fatemi sapere voi che pressione tenete nelle gomme, fatemelo sapere giù nei commenti. Vi ripeto, io mi mantengo fra i 2,5 e i 2,7, quindi adesso da 2,7 che è, la porterò a 1 bar, perché di solito quando si va a fare terreni sabbiosi si scende diciamo a 1 bar, ecco. Poi se c'è necessità si scende un po' di più, anche se bisogna stare attenti a non stallonare. Perché è importante appunto il compressore? Perché in quei terreni sconnessi consente alla gomma, sgonfiandola, di avere più grip, quindi avere una base d'appoggio più ampia, cioè abbiamo più gomma che tocca il terreno e ci dà appunto più grip. Quindi quello che faremo adesso è collegare il compressore alla batteria e calare la gomma fino a 1 bar e poi attivarlo e vedere in quanto la riporta a 2,5 2,6 facciamo, dai. Va bene? Andiamo.
Perfetto ragazzi, qui siamo con i nostri cavi per attaccarlo alla batteria. Abbiamo polo positivo che va qui e polo negativo che va qui, perciò andiamo a collegarlo. Quindi raga, ho collegato polo positivo e polo negativo alla mia batteria dell'auto. Adesso andiamo a collegare appunto lì il tubo, quello da 8 metri, per andare a gonfiare la gomma. Sgonfiamo la gomma e dopo, prima di iniziare, accendiamo la macchina e andiamo al gonfiaggio. Quindi ragazzi, andiamo a togliere il nostro sensore di pressione, allentiamo la sicura. Questi ancora non avete visto il video, presto uscirà un video dedicato su questi sensori di pressione molto interessante, quindi per non perdervelo iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche, così non vi perderete il video che è veramente interessante su questi sensori di pressione. Quindi raga, andiamo adesso a collegare il nostro tubo in gomma al compressore. Abbiamo già attaccato il nostro attacco rapido, adesso andiamo ecco qui. Ok, ovviamente l'attacco a vite è molto più solido di questo qui attacco rapido, infatti vedete, se io lo muovo, come proprio quando siete all'area di servizio, dovete stare lì perché l'attacco rapido è così. Comunque qui abbiamo il nostro quindi raga, ho tolto l'attacco rapido perché voglio provare ad attaccarlo con l'attacco a vite. Ecco qui. Ovviamente questo a vite è molto più solido e sicuro di questo qui, che dovete stare lì a tenerlo ovviamente, però questo è molto più veloce. Ecco. Quindi come vedete qui siamo a 2 bar e mezzo precisi. Adesso lo andiamo a sgonfiare col pulsantino che c'è qua dietro. Ecco qui, vedete? Andiamo a sgonfiare fino a 1 bar. A few moments later. Ok ragazzi, siamo, guardate, siamo sotto 1 bar, poco sotto 1 bar. Quindi adesso accendiamo la macchina, perché ovviamente deve funzionare il compressore a macchina accesa, e azioniamo il compressore e vediamo in quanto tempo, diamogli 1 minuto e vediamo in 1 minuto dove arriviamo, va bene? Andiamo. Bene, abbiamo acceso la macchina, andiamo ad azionare il nostro compressore. Diamogli 1 minuto. Bene, trascorso 1 minuto e mi sa che abbiamo esagerato. Dovevo farlo di meno, guardate. Guardate che vi metto, ecco qui. Guardate, siamo arrivati oltre, siamo quasi a 3. Niente, dobbiamo scenderlo un po'. Adesso siamo 2, quasi, ci siamo quasi. Va bene, direi che così dovrebbe essere su 2,5 e 2,6. Va bene ragazzi, avete visto che comunque ragazzi, come avete visto, in meno, un attimo che spengo la macchina così si riesce a parlare. Ragazzi, avete visto che in 1 minuto da 1 bar l'abbiamo portata 2,8 era più o meno, perché era quasi a 3, perciò forse anche qualcosa in più di 2,8. Comunque l'abbiamo col suo
sfiato qui l'abbiamo riportata a 2,6. Niente, voglio dire, i 300 litri al minuto sono reali, quindi funziona bene. Va bene, fatemi sistemare un po' qui le cose che vi dico altre 4 cose sul compressore molto importanti. A dopo. Bene ragazzi, eccoci qui, è passato qualche giorno da quando vi ho fatto vedere la prova di gonfiaggio e sgonfiaggio delle gomme del mio fuoristrada. Come vedete mi è cresciuto anche un po' di barba a prova di ciò. Niente, in questi giorni ho continuato a provarlo e veramente sono molto soddisfatto. I 300 litri al minuto sono confermati perché veramente in circa 60 secondi da 1 a 2,5, 2,6, quindi ottimo, anzi anche di più, ho dovuto sgonfiare anche un po'. Niente ragazzi, io credo che sia veramente, lo dico sinceramente, credo che sia un ottimo prodotto. Quando si va a fare fuoristrada si sa che bisogna adattare le gomme al tipo di terreno. È una cosa che voi dovete fare 200-300 metri, 1 chilometro di sterrato, vabbè, le lasciate com'è. Ma se sapete che dovete affrontare un terreno accidentato o un terreno sabbioso per parecchi chilometri, è comodo comunque abbassare la pressione delle gomme, sia per un'usura delle gomme, sia per la vostra sicurezza, sia perché in certe situazioni come la sabbia non potreste neanche andare avanti, cioè non camminate se non abbassate un po' la pressione delle gomme e non fate sì che comunque la gomma abbia più aderenza sulla sabbia. Niente, questo come vi ho detto l'ho preso su AliExpress. Al momento c'è qualche sconto, quindi io vi metto giù in descrizione magari qualche coupon, vediamo quello che trovo. Lo comprerete praticamente, penso, meno di quanto l'ho preso io, perciò meno di 95 euro. Vi ricordo che il sito del produttore lo vende a circa quasi 140 euro. Quindi c'è un bel risparmio. C'è sia questo da 300 litri sia il monocilindrico da 180 litri al minuto. Alla fine comunque non risparmiate tantissimo, perché ho visto che quello comunque ha un terminale qui, comunque più o meno siamo lì come misure, è leggermente più piccolo, e poi dipende sempre dalle vostre esigenze. L'ho preso come vi dicevo su AliExpress e hanno parecchi magazzini in Europa, infatti questo mi è giunto dalla Spagna. Ho fatto l'ordine, circa 3-4 giorni, una cosa incredibile, già ce l'avevo a casa con Corriere Espresso, quindi la spedizione anche ok. Devo dire che non ci sono state spese di spedizione, quindi il prezzo che vi metto in sovraimpressione di quanto l'ho pagato è quello che effettivamente ho pagato, perché non ho avuto spese di spedizione. Non c'è dogana perché comunque viene dall'Europa, dai paesi europei. Bene, detto questo credo che vi ho detto tutto, spero di avervi detto tutto. Comunque per qualsiasi dubbio scrivetemi giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete un compressore in macchina e che marca usate. Io ho preferito prendere questo portatile e non quello fisso, così posso portarlo da una macchina all'altra, anche quando esco con gli amici, magari con loro fuoristrada, magari chi non ha il compressore gli presto il mio. Insomma, mi è piaciuto tantissimo questo compressore della Vevor e ve lo consiglio vivamente per chi ha intenzione di comprarsi un compressore, anche perché a questo prezzo, ragazzi, non trovate niente. Bene ragazzi, giù in descrizione vi lascio tutti i link, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche, mettete un mi piace a questo video e anche un hype sarebbe gradito. A voi non costa niente, ma per me ragazzi è veramente importante che voi vi iscriviate e che mettete almeno un like. Fatemi sapere perciò nei commenti cosa ne pensate. E niente, spero che vi sia stato utile e presto arriveranno altri video come quello dei sensori, che già vi ho mezzo spoilerato, che ho messo i sensori di pressione alle gomme. Va bene ragazzi, veramente basta, per questo video è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao raga. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting